Ragazzi, prima di iniziare la recensione e la review, vi ricordo che sotto in descrizione trovate il link per l'acquisto. Tramite il mio link risparmiate perché avrete un codice coupon, quindi mi raccomando andate sotto a vedere. La bici è in super offerta, è un prodotto nuovissimo, quindi se vi interessa questo genere di e-bike, se siete delle persone a cui interessa andare in giro, state pensando adesso soprattutto di prendere un e-bike, questo è il momento di farlo, mi raccomando cliccate il link sotto e andate a prenderla. Oggi vi porto sul canale e vi presento questa nuovissima bici. La marca la conoscete già perché ho già recensito credo 2, 3, 4, perso il conto, di queste bici veramente fatte bene. La marca si chiama Haniver e il nuovissimo modello è la H6S. Questa è una bici completamente legale per il mercato europeo. Quindi cosa vuol dire completamente legale? Vuol dire che esce con un motore da 250 watt, velocità limitata per il mercato europeo per stare dietro alle norme europee a 25 km all'ora. Quindi questa è a tutti gli effetti una bici totalmente legale. Facciamo delle panoramiche generali su tutto quello che è la bicycle e naturalmente andiamo a fare una prova completa su strada. Quindi proviamo le 5 mappe che ci sono, proviamo la frenata, proviamo l'accelerazione e la ripresa. Ovviamente è inutile che ve lo dico, la vedete già, questa è una bici pieghevole, quindi per tirar fuori la batteria niente di più semplice, basta piegare il sellino, la batteria esce. Per andare a piegare il manubrio, come potete vedere qui avete uno sgancio rapido, fate in questa maniera qua, si piega, il manubrio va giù in questa posizione e si piega e naturalmente anche da questa parte qua avete uno sgancio rapido, fate in questa maniera qua e andate a sganciare la bici in questa maniera qua. Facendo questo movimento la bici si ripiega su di sé. Qualche dettaglio interessante, avete un cestino secondo me fatto molto bene, molto solido, ripieghiamo la sella in questa maniera qua. Qua dietro avete un portapacchino che porta 25 kg di peso. Cosa veramente super interessante, a sto giro avete i freni idraulici, quindi freno a disco anteriore, freno a disco posteriore, una sella molto imbottita e super comoda, cambio naturalmente Shimano, i soliti cambi più o meno su questi bike vengono montati sempre gli stessi cambi ma sono super affidabili, avete le luci, avete le frecce, avete i vostri tasti di comando del computer di bordo, naturalmente abbiamo il parafango posteriore e il parafango anteriore, sospensioni anteriori con la possibilità di regolare il precarico. Vi faccio vedere la seduta. È una bici molto grossa, molto imponente, ma assolutamente maneggevole. Giusto per farvi capire la mia regolazione, io sono 1,80 m, questo è più o meno il modo in cui io sto in sella. Bene, vi ho fatto una panoramica generale del mezzo, adesso direi di saltare in sella e facciamo un po' un test di come va effettivamente la bicycle in strada. Quindi venite con me, saltiamo sopra e facciamo le prime partenze con la bici. Dopo vi faccio vedere la ripresa e tutto, così avete un'idea generale di come funziona questo mezzo. Prima di salire in sella con me, vi faccio vedere da giù le 5 mappe, come accelera e come frena e com'è l'impostazione di guida. Io adesso ho messo la mappa numero 0 e quindi quella che non devo fare altro che pedalare io. In questo caso è una bici normalissima. Buongiorno, dove io pedalo. Adesso mettiamo in mappa 1, proviamo l'accelerazione in mappa 1. 3, 2, 1... Adesso ha preso e si ferma intorno ai 10 km. Quindi come potete vedere in mappa 1 siamo a 10 km. Adesso proviamo l'accelerazione in mappa 2. 3, 2, 1. Il motore ha preso e siamo a 15 km all'ora in mappa 2. Adesso siamo in mappa 3. Accelerazione e velocità proviamo. 3, 2, 1. Ha preso. In mappa 3 siamo a 18 km all'ora. Mappa 3 siamo già arrivati a 18 km all'ora. Avete visto che praticamente lei prende circa dopo mezza pedalata. L'erogazione della potenza è fluida, dunque non avete nulla di botta così che vi dà una botta per spanciare all'indietro, ma comunque l'erogazione è molto fluida. Adesso proviamo la mappa numero 4, la penultima mappa. 3, ha sempre come prima accelerazione e poi frenata. 3, 2, 1... Ha preso il motore. Come potete vedere in mappa 4 vado a 22 km all'ora.
La mappa 4, ragazzi, comincia a diventare già una mappa abbastanza importante a livello di velocità. Siamo a 22 km all'ora, quindi avete già una velocità da spostamento, da commuting, come direbbero quelli che parlano bene. Potete tranquillamente andarvi a fare i vostri giri domenicali o girare per la città, ad esempio. Adesso mettiamo la mappa più potente di tutte in assoluto, quindi la mappa numero 5. Mi fermo un attimo nel frattempo che sta passando dietro un mezzo agricolo. Quello non ha le mappe che abbiamo noi. Il cavalletto è solido. Allora, quando voi cominciate a provare un po' di queste bici qua, capite subito se una bici è fatta bene o no. Dal peso e da anche, sembra una stupidata, ma anche il cavalletto. Quando il cavalletto è comunque fatto bene, ha una sua consistenza, voi da quel punto di vista lì ve ne rendete conto. E questo cavalletto qua è consistente. Quindi riprendiamo mappa massima, massima potenza, quindi massima velocità e massima accelerazione. 3, 2, 1. Il motore ha preso. E qui sono alla massima velocità, 25 all'ora. Chiaramente il motore è limitato, in questo caso a 25 km all'ora. Si sente che potrebbe andare molto di più, ma per rispettare le norme rimane giustamente entro i limiti di legge. Adesso venite su in sella con me che vi faccio assaporare la posizione di guida assieme. Venite su con me. Allora, adesso siamo in mappa 1, vi faccio vedere le velocità da sopra, così potete anche rendervi conto. Questa è la mappa 1, sto andando a 10 km all'ora. Se io vado a cambiare con questo tasto qua, vedete già l'accelerazione, cominciamo a essere a 15 km all'ora. Io naturalmente sto facendo il minimo sforzo, sto solo girando le mie gambette. Adesso mettiamo in mappa 3. Mappa 3, come potete vedere, c'è già un'accelerazione diversa. Aumenta l'accelerazione, aumenta il tiro. In mappa 3 arriviamo a 18 km all'ora. Mettiamo mappa 4. In mappa 4 notate come già incrementiamo l'accelerazione, arriviamo a circa 20-21 km all'ora e poi andiamo in mappa 5, che è la più potente, e arriviamo esattamente ai 25 km di legge. La bici, come vi ho detto prima, è assolutamente perfetta anche a livello di erogazione, è molto dolce, ha un handling ottimo, una maneggevolezza ottima. Proviamo a curvare sullo stretto, perfetto. Raggio di sterzata assolutamente adatto anche a muoverci in città, oppure come in questo caso quando io vengo a fare le recensioni vengo sempre in campagna perché mi permette di avere più spazio e potervi recensire al meglio il prodotto. Le ruote sono molto grandi, sono le classiche gomme FET e quindi vi danno anche una sicurezza per quello che potrebbero essere i terreni disconnessi delle nostre città o delle nostre campagne, eccetera. Ragazzi, allora facciamo un po' una valutazione finale di questa bici qua. Vi ho fatto vedere praticamente tutto, vi ho fatto vedere il computer di bordo e le varie impostazioni, vi ho fatto vedere un po' delle riprese cinematiche di cos'è questa bicycle, vi ho fatto vedere l'unboxing in timelapse, vi ho fatto una prova su strada, arriviamo effettivamente alle conclusioni finali. Cosa ne penso di questa e-bike dopo averne provate obiettivamente ormai tante? Penso che sia un'ottima e-bike per quello che deve fare, ovvero è una bicicletta per andare in giro, per andare in città. Se abitate a Milano come me, se abitate in qualche altra città, se abitate anche nei paesi, è ottima perché vi potete assolutamente prendere e spostare, potete andare in giro a destra e a sinistra. L'enorme vantaggio è che avendo davanti già di serie un portapacchino davanti, un cestello e un portapacchi posteriore, come vi ho fatto vedere nell'unboxing, vi viene fornita anche una borsina e questa qui è super utile perché potete ovviamente avere 2 spazi di carico. Mi viene in mente una signora che vuole andare a fare la spesa, ecco, e si porta su qualcosa. Da questo punto di vista siete super attrezzati. La bici di per sé va molto bene, l'erogazione, vi ho detto prima, avendola provata, è super fluida e questo secondo me fa la differenza rispetto ad alcune bici che ho provato all'inizio, anche di altre marche, che l'erogazione era molto secca, cioè voi acceleravate e avevate quasi questa spinta lì indietro. Adesso le stanno facendo sempre più fluide, sempre più family friendly, possiamo dire una roba del genere. Per il resto io trovo che sia una bici completa. Ovviamente vi lascio sotto in descrizione il link per acquistarla con un codice sconto riservato a voi, c'è tutta la promozione della casa che la produce, dunque andate sotto a vedere, mi raccomando. Penso di avervi detto tutto, è una bici, il colore a me piace moltissimo, ha un dettaglio, la verniciatura
verniciatura è veramente perfetta. Ogni tanto qualche bicicletta arriva che le verniciature non sono perfette. Devo dire che con loro non ho mai riscontrato nessun tipo di problema. Verniciatura, impacchettamento, tutto perfetto, consegna, tempi di consegna super rapidi. Spero che la recensione sia stata completa. Se volete ovviamente più informazioni, andate sotto nel link in descrizione, entrate nel loro sito e vedete tutto quello che vi interessa. Se cliccate dal mio link avrete anche un ulteriore sconto proprio per voi, amici miei che mi seguite, e quindi sarà sicuramente super interessante per voi. Alla prossima, ciao!